Audioguida. Domande frequenti sul piano cottura a induzione LG. Per installare il piano cottura a induzione devo per forza incrementare i kilowatt massimi della fornitura elettrica? Il nostro piano a induzione ha una potenza massima di 7,4 kW. Tuttavia, non devi preoccuparti se il tuo contratto non prevede una potenza così alta, perché puoi limitare la potenza totale in uscita in modo da renderlo compatibile con il tuo contratto. Puoi limitare la potenza su 5 livelli: 2.5, 3.5, 4.5, 6 oppure 7,4 kW. La modalità di limitazione della potenza è descritta nel manuale d'uso del piano a induzione. Per installare questo piano cottura devo modificare l'incavo del piano della cucina. Se stai pensando di sostituire il tuo vecchio piano a gas, questo piano a induzione è ideale, perché le misure dell'incasso sono compatibili dei comuni piani a gas, 560-480 mm. In questo modo non devi modificare il top della cucina. Dovrai però controllare di avere una profondità sufficiente per installare il piano a induzione, 50 mm di profondità del piano induzione plus almeno 15 mm per la reazione. Per usare il piano cottura a induzione devo cambiare le pentole? Come faccio a capire se le pentole che ho sono compatibili? Il piano cottura a induzione funziona con una particolare tecnologia che richiede l'utilizzo di pentole con un fondo ferromagnetico. Mentre in passato queste pentole erano di scarsa diffusione, oggi le trovi ovunque ed è probabile che se le hai cambiate recentemente siano già compatibili con un piano a induzione. In ogni caso, puoi fare una semplice prova avvicinando una calamita al fondo della pentola. Se la calamita si attacca, la pentola è compatibile. Ti ricordiamo invece che le pentole in alluminio o in rame non sono compatibili con il piano a induzione. Per montare il piano cottura a induzione devo necessariamente affidarmi a un tecnico? La sostituzione del piano cottura a gas con uno a induzione non è un'operazione complicata, ma è necessaria estrema attenzione e un po' di familiarità con gli impianti elettrici. Se non hai l'esperienza necessaria, ti consigliamo di affidarti a un tecnico per evitare danni all'impianto o al nuovo elettrodomestico. A cosa serve la funzione boost che trovo sui controlli di ogni zona? La funzione boost serve per aumentare ulteriormente la potenza massima erogata da ciascuna zona di cottura. Ad esempio, una zona a livello di potenza 15 eroga 2 kW, ma con la funzione boost arriva a 3,3 kW. Attivare la funzione boost ti permette di cuocere più in fretta i tuoi cibi o di far bollire l'acqua più rapidamente. Come si usano le flexible zone? Questo piano cottura ha 2 flexible zone. Una combina le 2 zone di destra e l'altra combina le 2 zone di sinistra. Per attivare la zona flessibile corrispondente basta toccare la scritta Flex che trovi nel pannello dei comandi. Quando le usi, assicurati di posizionare una teglia o una pentola che copra entrambe le zone che hai scelto, in modo da farle funzionare correttamente. Cosa succede se tolgo la pentola dalla zona di cottura mentre la zona è attiva? Il piano a induzione è in grado di rilevare se c'è una pentola appoggiata su una delle zone di cottura. Se non rileva alcuna pentola, oppure se la rimuovi, la zona passa automaticamente alla modalità di stand-by dopo 1 minuto. Come mai il vetro del piano a induzione si scalda? Non dovrebbe trasferire solo l'energia al fondo della pentola? Il principio di funzionamento del piano a induzione è proprio quello di utilizzare delle bobine che generano un campo magnetico che trasferisce energia direttamente al fondo della pentola. Il vetro del piano a induzione, quindi, non diventa caldo perché produce calore, ma perché è la pentola stessa che, diventando calda, passa parte del calore al vetro per contatto. Per capire quando il piano si è raffreddato e, quindi, quando puoi toccarlo senza rischi, puoi verificare l'apposito indicatore sul display di ciascuna zona. Ci sono 2 indicatori differenti a seconda della temperatura rilevata. H, in maiuscolo indica che la zona è molto calda, mentre H, in minuscolo indica che la zona è calda. Come funziona il blocco bambini? Per evitare che i tuoi bambini accendano inavvertitamente il piano a induzione, ti basta tenere premuto il tasto del lucchetto per 3 secondi.
In questo modo entra in funzione il blocco bambini che disabilita tutti i controlli e preservare la sicurezza della tua famiglia. Nel caso in cui stessi già cucinando qualcosa su una zona, lo slider della potenza rimane comunque attivo, ma non potrai accendere altre zone. Qual è il diametro minimo di pentole che posso usare sul piano cottura? Questo piano cottura può funzionare con pentole dal diametro minimo di 12 cm sulla zona più piccola e di 16 cm su quelle più grandi.